Nel video di oggi, ragazzi, vediamo in anteprima nel mio canale questo nuovo flash di Neewer, si chiama Q6, che praticamente è la versione maggiorata del Q4 che ti ho fatto esattamente conoscere l'anno scorso, flash da 400 watt, molto simile proprio alla D400, che ho deciso proprio di mantenere nella mia attrezzatura. Adesso ti parlerò di questo nuovo Q6. Non è una recensione, perché la recensione te la porterò a settembre, perché nel frattempo voglio ancora provarlo. Ho già fatto alcuni set usando questo flash, ma nel video di oggi, oltre a condividere questo primo backstage, voglio condividere un aggiornamento firmware che ho fatto proprio ieri, che mi ha lasciato decisamente molto soddisfatto, e voglio condividerlo con te. Ed è una cosa che tutti apprezzeranno, soprattutto se siete già possessori di flash GODOS. Quindi rimani fino alla fine, perché ti farò vedere come puoi utilizzare anche un recente X3 con questo nuovo flash di Neewer, ok? Te ne parlerò proprio fra poco al termine del backstage. Ti dico subito che, andando a vedere proprio le caratteristiche del flash di GODOS, la D600 Pro 2, e confrontandole proprio con questo nuovo Q6, praticamente sono flash molto simili. Tra l'altro qui non abbiamo la funzione freeze che troviamo esattamente nella D600 Pro 2, ma abbiamo la funzione che io preferisco molto di più, che si chiama Boost, che praticamente il flash si sincronizza con l'otturatore della tua fotocamera e puoi scattare delle raffiche senza che il flash praticamente abbia delle pause. Ma te lo spiegherò questo tutto nella recensione che farò a settembre, ma rimani ancora un po' che ti spiego come utilizzare proprio i trigger di GODOS con questo nuovo Q6. La seconda parte del backstage, ragazzi, avremo modo di vederla prossimamente, come vedrete altri contenuti dove vado a utilizzare questo Q6. La giornata non era finita qui con Bianca, abbiamo scattato altre foto nel fiume, è entrata in acqua, insomma avremo modo di vedere altre foto interessanti. Ieri ho registrato un altro contenuto, a rientro dalle mie vacanze a fine agosto quasi sicuramente la porterò con me, quindi registrerò casomai altri backstage dove andiamo a utilizzare lui, dal momento che adesso lo posso combinare proprio con i flash che già possiedo di GODOS. Mi raccomando, quello che adesso ti faccio vedere è possibile farlo solo con il Q6, ok? Cioè utilizzare trigger di GODOS lo puoi fare solo con il Q6
con il Q4 non è fattibile, almeno per il momento, e neppure con il Q200, insomma con altri flash che sono usciti negli anni precedenti, questo deve essere chiaro. Detto questo, per chi magari ha già fretta e pensa già di volerlo acquistare, io ti posso dire che dopo averci fatto più di 1000 foto ti posso anche dare il via libera, ok? Mi sono trovato bene per il momento, non ho avuto nessun tipo di problemi, anzi ti dirò di più. Ho sempre scattato tutte le foto in high speed sync, ok? Quindi lo vado decisamente a spremere di più e ti posso garantire che non ho avuto mai un calo di luce con questo flash. Io possiedo anche la D600BM, la prima versione, e in high speed sync praticamente qualche problemino ce l'ho avuto, ok? Non sempre, ok? Poi dipende sempre dalle situazioni, potrei averli anche qui dei problemi, ma per il momento non li ho avuti. Era un flash decisamente più recente, se lo vuoi paragonare proprio alla D600BM prima versione, perché poi è uscito anche la seconda versione. Ti ricordo che il BM non ha il TTL, qui abbiamo il TTL, e l'ho provato DTL giusto per fare delle prove e vedo che si comporta bene. Nulla di straordinario rispetto a versioni che già possiedo, però per chi vuole utilizzare proprio la funzione DTL ti posso dare il via libera, ok ragazzi? Quindi se vuoi acquistarlo, il consiglio che ti do, se vuoi veramente risparmiare, è di andare nel sito ufficiale di Neewer, dove alle volte è in offerta, ma così sicuramente riesco a avere anche un coupon che ti lascio in descrizione, quindi 600-650 euro forse te lo porti a casa. E quindi se facciamo una comparazione con il modello di Godos, la D600 Pro 2, che costa 850-900 euro, forse anche di più, adesso non ho i prezzi sotto mano, beh, la differenza c'è. Quindi se vuoi rimanere affezionato a Godos, ben venga che ti compri la D600 Pro 2, un flash di tutto rispetto, ma questo ha poco o nulla da invidiare proprio al modello di Godos. Anzi, qui abbiamo la funzione Boost che ti consente proprio di scattare a raffica. Anche qui abbiamo un display a colori, non è OLED, è TFT, ok? Che è più che sufficiente, un display che si vede abbastanza bene anche sotto il sole. Anche qui abbiamo i colori per ogni gruppo, insomma è abbastanza simile proprio a nuovo AD600 Pro 2. Ok ragazzi, quindi detto questo parliamo adesso di trigger. Ripeto, quello che ti dico è valido solo con il Q6. Allora, innanzitutto quasi sicuramente dovrai fare l'aggiornamento firmware, è una cosa che si fa velocemente. Devi entrare nel menu, praticamente è la penultima opzione, ok? Si chiama RX Compat, sarà su off, tu la devi mettere su on. E a questo punto puoi utilizzare tranquillamente i trigger Godos, come l'X3, ok? Vai a impostare il gruppo come un normale flash Godos. Anche qui, come ti dicevo, abbiamo i colori, quindi vai bene, quindi l'X3 è quello che ti consiglio. Quindi se è il tuo primo flash Neewer e pensi di utilizzare solo questo, comprati questo di trigger. Poi se vuoi continuare a utilizzare altri flash di Neewer che sono usciti prima, allora in quel caso ti devi prendere il Q Pro, perché questo non funziona più. E stessa cosa anche per altri flash come il X Pro 2, non ci sono problemi, e neppure con le versioni precedenti. Adesso io non li ho provati tutti perché è la stessa banda di frequenza, quindi problemi zero. L'importante è mettere, mi raccomando, lo stesso canale. Ok ragazzi, quindi io chiudo qua il video. Se avete domande comunque vi aspetto qui sotto nei commenti per qualsiasi chiarimento. Auguro buone vacanze a chi le farà proprio in agosto come sottoscritto, e ci vediamo quasi sicuramente a settembre per la recensione, ma qualche video lo carico quasi sicuramente, perché in questi giorni, se riesco, devo fare altri video importanti che voglio caricare nel canale e poi me ne vado anch'io da qualche parte. Quindi ciao e alla prossima!